Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Questo mese preparatevi per un viaggio nel tempo. Ripercorriamo infatti, decennio per decennio, la storia e l'evoluzione del gioiello più versatile di tutti, la spilla. Come sempre vi mostrerò tantissimi pezzi della nostra collezione e trovate di tutti il link diretto al nostro sito passioneantiqua.com giù nel box informazioni. Sempre lì c'è anche il link per entrare a far parte della nostra community di passionari e ricevere così promozioni davvero esclusive. Tra tutti i gioielli, la spilla occupa sicuramente una posizione singolare, proprio perché non è vincolata ad una parte del corpo e quindi non obbliga ad un indosso specifico. Allo stesso tempo può essere indossata come elemento centrale, ma anche come pezzo marginale, di accompagnamento, o può avere anche un uso puramente funzionale e simbolico. Proprio per questa sua natura mobile e versatile, la spilla ha attraversato il tempo adattandosi ai mutamenti del gusto, del costume e della società, con una sorprendente capacità di trasformazione. Alla fine del XIX secolo, la spilla è un gioiello fortemente connotato sul piano sociale. In un mondo ancora regolato da un abbigliamento strutturato e cerimoniale, la spilla svolgeva sia una funzione pratica, ovviamente fissando capi ed accessori, ma allo stesso tempo assumeva un ruolo di rappresentanza. Le montature dell'Ottocento sono complesse, arricchite da gemme e da composizioni articolate, e la spilla di questo periodo è percepita come segno di decoro ed è frequentemente legata alla trasmissione familiare. La sua presenza è sempre visibile e dichiarata, integrata in un sistema di valori in cui i gioielli parlavano principalmente di status. Con l'inizio del Novecento e il progressivo alleggerimento dell'abbigliamento femminile, anche la spilla inizia a modificare il proprio linguaggio. Le sue forme si semplificano, le dimensioni si contengono e le linee diventano più fluide. Pur mantenendo una funzione di fissaggio, questo gioiello interpreta una nuova idea di eleganza borghese, meno rigida e più personale. In quest'epoca la spilla non è più necessariamente il centro dell'ornamento, ma dialoga con il tessuto e con il movimento del corpo, adattandosi ad una quotidianità ancora formale ma meno vincolata. Negli anni della Prima Guerra Mondiale, la spilla riflette inevitabilmente il clima di sobrietà imposto dalle circostanze storiche. I materiali preziosi diventano meno accessibili, le lavorazioni tendono alla riduzione e la funzione torna a prevalere sulla decorazione. Così l'oggetto si fa più discreto. In questo periodo la spilla perde gran parte della sua carica simbolica tradizionale e viene percepita come un elemento pratico, adatto ad un abbigliamento essenziale e funzionale, coerente con una società chiamata alla resistenza e alla razionalizzazione. Gli anni '20 segnano una svolta profonda e in questo momento la spilla diventa uno dei gioielli privilegiati dalla modernità. Le forme si geometrizzano, le composizioni si stilizzano e la spilla non è più soltanto un complemento dell'abito, ma un segno grafico, talvolta audace, che può essere spostato, reinventato, indossato in posizioni non convenzionali. Negli anni ruggenti la percezione di questo gioiello cambia radicalmente, da simbolo di stabilità a espressione di autonomia e dinamismo. Negli anni 30, in parallelo con un generale ritorno all'equilibrio formale, la spilla si orienta verso soluzioni più controllate e razionali. La geometria diventa struttura, il progetto prevale sull'effetto. Le superfici si fanno più compatte, le composizioni più misurate. In questo contesto la spilla assume un carattere quasi architettonico e riflette un gusto colto e una nuova attenzione alle proporzioni. È un gioiello che comunica disciplina e coerenza più che seduzione. Gli anni 40 e il secondo dopoguerra rappresentano uno dei momenti più significativi nella storia della spilla, che diventa spesso il campo di maggiore sperimentazione all'interno della gioielleria, assumendo una dimensione scultorea. I volumi sono compatti, le superfici lasciano leggere la lavorazione, le chiusure sono progettate per garantire solidità e durata.
Le spille non sono più percepite come segno di ostentazione, ma come elemento identitario, capace di accompagnare l'uso quotidiano. In questo periodo, caratterizzato da una produzione prevalentemente artigianale e spesso anonima, la spilla si afferma come microstruttura, sintesi di progetto e necessità. Negli anni 50, complice la ricostruzione economica e un clima di rinnovato ottimismo, la spilla recupera una dimensione decorativa più evidente. Le forme restano controllate, ma l'ornamento torna a dialogare con una femminilità elegante e consapevole. Questo gioiello si inserisce con naturalezza nel guardaroba quotidiano, mantenendo una funzione pratica ma recuperando una maggiore attenzione alla luce e alla composizione. I decenni successivi, tra 60 e anni 70, vedono la spilla allontanarsi progressivamente dai codici tradizionali. I materiali si diversificano, le forme si fanno concettuali, talvolta provocatorie. Il gioiello perde la funzione originale per diventare esclusivamente dichiarazione, simbolo e gesto. In questo periodo la spilla oscilla tra gioiello, accessorio di moda e oggetto di arte applicata, riflettendo una società in rapido mutamento e una crescente libertà espressiva. Negli anni 80 e 90 la spilla vive una fase complessa. Da un lato viene reinterpretata dal design e dalla moda come elemento iconico, dall'altro conosce un ridimensionamento nel costume quotidiano. Non è più indispensabile, ma diventa scelta intenzionale, segno distintivo di stile o di appartenenza culturale. La percezione di questo gioiello si sposta definitivamente dall'obbligo all'opzione. Nei primi anni 2000, lo sappiamo, la spilla vive un momento di flessione, diventando quasi un gioiello di nicchia. Il gesto di indossare una spilla non è più dettato dalla moda, ma dalla volontà di stabilire un legame con la memoria, con la storia o con un linguaggio personale. In un panorama dominato dalla rapidità e dalla riproducibilità, la spilla torna ad essere una scelta consapevole, capace di attraversare epoche e significati. Cresce così l'interesse per le spille d'epoca, amate e collezionate per la grande qualità artigianale con cui sono state realizzate. Negli ultimi anni però si assiste a un mutamento ulteriore più visibile e significativo. La spilla torna a occupare uno spazio concreto nel modo di vestire, non più come residuo nostalgico, ma come elemento contemporaneo a tutti gli effetti. Questo ritorno interessa in modo trasversale sia l'abbigliamento femminile sia quello maschile, segnando una rottura con decenni di rigidità accessoria. La spilla viene nuovamente indossata su giacche, cappotti, maglieria e abiti, reinterpretata come segno grafico, come punto di tensione visiva e come accento personale che sfugge alla standardizzazione. Così, dopo aver attraversato più di un secolo di trasformazioni, la spilla dimostra ancora una volta la propria capacità di adattamento. Piccola per dimensioni, ma densa di significato, continua a offrire una lettura privilegiata del rapporto tra ornamento e identità. Lontana dalle mode passeggere, resta uno dei gioielli più eloquenti e resilienti della modernità, capace di parlare al presente senza però rinunciare alla propria memoria. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento, io vi ringrazio per avermi ascoltato e spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo di seguirci su Instagram e Facebook per aggiornamenti quasi quotidiani. Ciao passionari!